why I became involved in that group. I'd just like to say that at the time I was living in Canada, Toronto in Canada. I was 24 years old and had a very successful business, and I was not looking for anything. I had no problems. So I'd like to make it very clear that I was not a person who was lost. I was a person who knew where I was going. Lui è entrato nei Moonies a circa 24 anni e in quel periodo viveva in Canada, a Toronto, e a differenza di molte altre persone, le quali molto spesso prima di entrare nei gruppi si sentivano perse, avevano dei problemi di identità, lui non aveva alcuno di questi problemi. If you want to know what brainwashing is, and if you want to know when it begins with these groups that I call destructive cults, then this is when it begins, when they isolate you from the world that you normally live in and from your friends. That's when they really begin with the special techniques that can very quickly bring about a complete change in the personality of an individual. Se vogliamo veramente sapere che cos'è il lavaggio del cervello, beh, il lavaggio del cervello innanzitutto incomincia quando queste persone ti isolano completamente dal resto del mondo, ti isolano da quello che ti circonda e quindi hanno un maggiore controllo su di te e sulle informazioni che possono darti. E questo controllo mentale, questo lavaggio del cervello, avviene appunto nelle sette che lui chiama distruttive, perché questo è il reale termine, il termine più giusto secondo lui. During the weekend, it'd be very hard to explain in the short time that we have, they subject you to a number of techniques, a number of lectures, for example, are given, and most of the time is taken up with group activity. They will make you feel that you are very welcome indeed, very nice people, as I said before. But what you don't realize is that during these lectures and during all the time you are with them, slowly but surely they are breaking through your ability to be able to think clearly and rationally and critically for yourself. I know because after a period of time I became a member of this group and became a teacher and rose to a position in the hierarchy where there was only one person above me in Canada. So I learned the techniques and I knew how to change a personality, and it's very easily done, and we could do it to anybody, not just people who perhaps were a little bit lost because of not having a job or being at a crossroads in their lives, but anybody who was in that environment was vulnerable. La sua storia, come la storia di molte persone, incomincia in un weekend. Diciamo che il primo passo verso il coinvolgimento generale di una persona in un gruppo, verso il lavaggio del cervello, è proprio questo weekend in cui tu sei martellato continuamente con lezioni, con informazioni che ti danno. E tutto appunto da queste persone che ti sembrano così gentili, così, che ti fanno sentire veramente come a casa tua, anzi meglio, perché ti fanno sempre sentire come il benvenuto, ti offrono tutto quello che puoi desiderare. Comunque lui ha detto che appunto dopo essere entrato nel gruppo è arrivato a un punto abbastanza elevato nella gerarchia. Infatti era un maestro e sopra di lui c'era soltanto una persona, aveva soltanto un superiore nella gerarchia del gruppo. E comunque lui ha scoperto, dato appunto che era un maestro, che il lavaggio del cervello, queste tecniche, tutte queste altre tecniche possono essere usate su qualsiasi persona, non solo sulle persone che prima di entrare nel gruppo si sentivano perse, che avevano bisogno di un particolare aiuto e che erano arrivate a un incrocio nella loro vita, come, no? E non solo verso queste persone funzionano le cose, ma anche per altre persone che non hanno di questi problemi. Yes, so it should be borne in mind, it should be remembered that there are many myths about this whole subject. Many people think that it is only foolish people that could possibly become involved with such a group.
the opposite is true. We in our group only looked for people who were intelligent and looked as though they were dynamic, leaders rather than followers. But once within the environment that was very cleverly controlled, we were able to mould the character of a person the way we wanted after having broken their identity. We created a new identity, and it was so easy to do that it frightens me when I recall just how easily and how quickly it was done to good people. And then those people who honestly had had what they felt was a positive experience, they really felt it was a positive experience, then all they really could do was to obey the orders of the leaders. Lui teneva a puntualizzare un fatto, che non sono soltanto le persone che hanno qualche problema con la loro mente, non solo i matti, come li ha chiamato lui, possono entrare nel gruppo, possono essere coinvolti nel gruppo. Infatti lui ha specificato che proprio nel loro gruppo ricercavano le persone più intelligenti, non cercavano, cioè preferivano i leader ai devoti normali. E questo è molto importante secondo lui, è veramente molto importante anche, e gli fa molta paura, il fatto di come sia facilissimo riuscire a penetrare nella mente di una persona e averne il controllo assoluto. So, when you recall that in the groups they tell you that a so-called deprogramming is a very violent affair, one of the first things I decided to do was to do a deprogramming of a girl who was in the Moon sect, but to have it televised with a professional film crew from the Canadian Broadcasting Corporation. And so we did that, and we filmed it in Vancouver, and it was shown on national television. And everybody who saw that program saw that the deprogramming, there is no violence, it is a battle for the mind of that victim. And it's quite a battle, but it's a battle of wits, and violence plays no part. But in the groups they will tell the members that this is the case. And so very often when I'm in a situation where I'm attempting to talk to a person, they honestly believe that they are going to be tortured in some way. This is the effect and control that the groups have over the victims. They believe totally what their leaders tell them. Stava spiegando che cosa ne pensano, anzi che cosa i capi dei gruppi pseudoreligiosi dicono ai loro membri. Cioè tutti i membri di un gruppo hanno veramente paura di una deprogrammazione, perché gli è stato detto che nella deprogrammazione c'è violenza, e invece questo non è vero, non è assolutamente vero. Infatti lui ha voluto fare un'esperienza di una deprogrammazione e ha voluto che fosse filmata da una televisione canadese, non mi ricordo purtroppo che televisione era. Comunque poi era un canale nazionale, e quindi poi l'hanno trasmessa alla televisione, e tutti hanno potuto vedere, hanno potuto constatare personalmente che non c'è niente, assolutamente niente di violenza. L'unica cosa è che c'è una battaglia, ma la battaglia che c'è è a livello interiore, è una battaglia mentale, ci sono diversi elementi. Una persona non vuole accettare quello che gli viene detto, perché vuole ancora credere in ciò che gli veniva detto. L'unica battaglia è questa, però la violenza assolutamente non prende parte nella deprogrammazione. È importante che tutti sappiano che non si deve avere paura, anche se le persone all'inizio hanno paura perché credono totalmente in quello che dice il capo del movimento, e basta. È quello la parte più brutta anche di un movimento pseudoreligioso, perché tutto quello che dice il capo di un movimento pseudoreligioso è la verità. So, in the 4.5 years since I came away from this group, I've been able to talk with now more than 100 people from a variety of groups. Mostly they have been members of the Unification Church, or the Children of God, or the Hare Krishna movement, ISKCON.
but also from other smaller, less well-known groups, but who are using exactly the same techniques with the same consequences. And so I've been involved in a number of legal battles with these groups because they do not like people who try to expose the truth about them. They don't like that at all. So if you do expose the truth, you have to be prepared to receive an attack by them. And so I've given evidence in a number of court cases in England and in America and here in France where I'm speaking now. And in every situation, the group that I've been fighting has lost, simply because I have the truth about what is going on in these groups. I know how they operate, and they are very destructive, very dangerous, and are growing all the time, becoming more powerful and more numerous. That's why I will continue to work to try to expose them and have them brought to justice, as has happened with Mr. Moon recently. But his organization continues to grow like a mushroom, getting bigger and more powerful. How many? More than 100. Lui ha spiegato che da quando ha iniziato la sua attività di programmatore, da quando lui è stato deprogrammato, circa quindi da 4 anni e mezzo, lui ha parlato con più di 100 persone, 100 ex devoti che appartenevano per la maggior parte alla Chiesa dell'Unificazione, quindi ai Muni di cui faceva parte egli stesso. Poi anche ha parlato con degli ex devoti degli Hare Krishna e molti altri gruppi, anche di quelli più piccoli, che sono meno conosciuti e che però usano sempre le stesse tecniche di inganno, le stesse tecniche ingannevoli di controllo mentale. E lui sta cercando, la sua è una vera e propria battaglia, perché lui sta cercando di portare avanti la verità. E infatti da quando lui ha iniziato questa sua attività ha avuto molti attacchi da parte dei gruppi, perché è chiaro che un gruppo, un movimento ha paura di perdere il potere, di perdere il controllo sui propri membri, e quindi lui ha avuto molte questioni a livello legale, vere e proprie, con molti di questi gruppi, però questi gruppi hanno sempre perso, perché lui aveva la verità assoluta, e chi ha la verità non può perdere. Comunque, anche se lui ha fatto qualcosa e sta sempre cercando di fare qualcosa, in definitiva per ora non ha fatto niente, perché questi gruppi stanno ancora crescendo, stanno sempre diventando più potenti, stanno crescendo come funghi, ha detto, e questa è la cosa peggiore. E così Martin ha concluso la sua discussione su quelli che sono i culti, le sette pseudoreligiose. E devo ricordare una cosa, che Martin è attualmente l'unico deprogrammatore in Europa.